Ciao, per netbooknews.it oggi vediamo la video recensione al Sony Xperia Tablet S. Xperia Tablet S appartiene alla categoria dei 10 pollici, anche se in realtà il suo schermo è più piccolo, è da 9.4 pollici. Questo permette al tablet di essere più leggero e più compatto della maggior parte dei rivali. La piattaforma hardware è una quad-core Nvidia, quindi c'è la potenza necessaria per la riproduzione di filmati e di video, è abbinata a 1 GB di RAM, abbiamo 16 GB di spazio interno, Wi-Fi, GPS, Bluetooth e, caratteristica unica di questo tablet, assente in tutti gli altri rivali, un lettore di schede SD a grandezza standard, inserito qua nel lato sinistro a fianco del jack per microfono e cuffie, che permette di inserire direttamente le schede SD senza passare per adattatori. È una soluzione fuori dalla moda attuale che prevede l'utilizzo di schede micro SD. Il tablet non ha altre porte, questi sono i pulsanti di accensione e per regolare il volume. L'unica parte interessante da questo punto di vista è questa porta proprietaria sul fondo che serve a caricare il tablet e che permette di inserire degli adattatori acquistabili separatamente sul sito Sony per trasformarla in uscita HDMI o per trasformarla in uscita o entrata USB, micro USB per la precisione. Questo sportellino, una volta inserito, così come questo qua sul lato, permette al tablet di essere resistente agli schizzi. Potete lasciarlo sotto un rubinetto aperto con dell'acqua e non entrerà assolutamente nessun liquido all'interno del telaio. Per raggiungere questo risultato sono stati usati dei materiali particolari, dei particolari adesivi che incollano il display al resto del telaio. Telaio che per la maggior parte, diciamo per un 90%, è fabbricato completamente in alluminio satinato, molto molto piacevole al tatto. L'unica parte in plastica è questa qua dietro, che tra l'altro è rivestita con un materiale anti scivolo, quindi molto molto comodo durante l'impugnatura, facilita veramente l'impugnatura perché permette al tablet di non scivolare. Anche in plastica la parte superiore, questa qua sopra di plastica lucida, e questo leggero bordino che contorna lo schermo protetto da vetro, come abbiamo visto. Il risultato, tutto questo insieme di alluminio, vetro e plastica, permette al tablet di essere molto molto resistente, non c'è la minima flessione, il minimo scricchiolio. Tra l'altro questa linea con questo leggero baffo sul retro ricorda proprio quella del 2011, del vecchio modello, ma la migliora tantissimo, e tanto che lo spessore è di 8.8 mm, quindi anche qui abbiamo ottime dimensioni. Per chiudere questa panoramica hardware abbiamo una fotocamera frontale da 1 megapixel, sorprendentemente nitida, quindi ottima per le videochiamate Skype, e una posteriore, inserita qua nella parte in plastica, da 8 megapixel, quindi molto molto buona per scattare foto e registrare filmati in 1080p. La qualità non è eccelsa, chiaramente nessuno si aspetta di sostituire una reflex con questo tipo di videocamere, ma le foto sono comunque definite, i colori sono riprodotti in maniera accettabile e soprattutto è possibile registrare filmati Full HD, quindi ottimi da vedere poi su uno schermo più grande. Il vero vanto di Sony Xperia Tablet S è l'implementazione Sony, le modifiche Sony ad Android 4.0 Jelly Bean, che non solo permettono al tablet di essere estremamente reattivo in tutti i contesti e non presentare quei micro rallentamenti, tranne in rarissimi casi che si hanno in questo genere di dispositivi, nonostante la piattaforma quad-core, ma che migliora sensibilmente e senza essere troppo invasiva, senza modificare troppo le nostre abitudini, l'esperienza utente di Android e l'interfaccia. Vi cito soltanto le più importanti. Per maggiori informazioni leggete la recensione completa, la recensione testuale. La prima sono le mini apps, una serie di utility avviabili da queste icone qua in basso, che permettono di aprire appunto delle apps che vanno sopra lo schermo Android e che risultano utili in molti contesti. È un elenco che si può personalizzare, si possono aggiungere, spostare e modificare, quindi da questo punto di vista è stato fatto veramente un ottimo lavoro. Altra caratteristica è la funzionalità telecomando, accessibile ancora da questa piccola icona qua in basso, che permette, adesso la metto a schermo intero,
che permette di comandare, di usare il tablet come se fosse veramente un telecomando di una TV, di un impianto stereo, di un decoder satellitare e di quant'altro. Io l'ho abbinato per gestire la mia TV Samsung, per gestire il decoder MySky e per regolare l'amplificatore audio. Si possono aggiungere dispositivi, c'è un sensore infrarosso ovviamente integrato nel tablet e soprattutto si possono registrare delle macro, ovvero delle funzionalità, eccole qua, macro, che permettono di compiere più operazioni premendo un solo tasto. Rispetto ad altre soluzioni, questo non è l'unico tablet che ha un sensore integrato, ma qua abbiamo un software veramente pronto che con pochi passaggi ci permette di selezionare il dispositivo che vogliamo controllare. C'è una serie di preset preimpostati, in poche parole è veramente ben fatto e soprattutto pronto all'uso. La terza caratteristica esclusiva è la modalità ospite, ovvero la possibilità di aggiungere degli account nuovi, degli account aggiuntivi a quello standard di Android e di fare in modo che possa usare applicazioni limitate, scegliere il tipo di applicazioni che si vogliono concedere attraverso questo menu, ma anche di widget, come vedete, in modo che, ad esempio, nostro figlio non abbia accesso all'internet mentre utilizza il tablet, oppure la nostra fidanzata non possa leggere la nostra app Gmail quando usa il nostro dispositivo. Si possono creare diversi account e poi, in fin dei conti, basta premere un pulsante per attivare o disattivare questo tipo di modalità molto utile in famiglia o in ufficio. Sono anche preinstallate altre applicazioni Sony specifiche proprio per questo tablet Xperia, alcune vanno a sostituire le standard di Android, altre aggiungendo funzionalità, altre invece si limitano a sponsorizzare fondamentalmente i servizi dell'azienda. In ogni modo ce ne sono diverse che meritano veramente la nostra attenzione e che trovate soprattutto soltanto su questo modello. Per il resto il tablet è ottimo durante la navigazione web, questo è forse il browser stock più reattivo che ho visto su Android 4.0, è comunque preinstallato anche Chrome, quindi se preferite potete usare quello. Il pitch to zoom e la reattività generale è molto buona, è preinstallato anche il plugin Flash, quindi se volete potete guardare contenuti streaming o usare i siti full flash senza particolari problemi, e il tutto soprattutto, e credo che sia questo il miglior esempio da citare, senza riscaldare più di tanto il telaio. Il calore è concentrato in questa zona ma non è né fastidioso né facilmente a contatto con le nostre mani, quindi da questo punto di vista è stato fatto un altro ottimo lavoro da parte di Sony. Lo schermo ha ottimi angoli di visuale, non viene pubblicizzato ma è un IPS, magari la luminosità poteva essere un pochetto più flessibile, e allo stesso modo i due altoparlanti posizionati qua sul fondo, spostati dai lati rispetto al modello precedente, permettono, abbinati anche alla tecnologia Clear Audio Sony, permettono un ottimo volume. Adesso facciamo un esempio. Beh, il volume è molto sostenuto e il suono anche abbastanza caldo per essere un dispositivo di questo tipo. Infine tutta la parte multimediale, giochi Tegra 3 compresi, è di ottimo livello vista la piattaforma hardware quad core e la GPU Nvidia che dà proprio il meglio di sé in questi contesti. Per quel che riguarda l'autonomia siamo sulle 10-11 ore di utilizzo continuo, quindi un ottimo risultato. La batteria è una 6000 mAh. Diciamo che in linea di massima con un utilizzo generico del tablet riuscite a farci 2 giorni senza particolari problemi. Ci sono anche però alcuni difetti in Sony Xperia Tablet S. Il primo è quello che vedete, ovvero la ricezione GPS, che è veramente pigra, soprattutto in ambienti interni con wifi attiva. Non sono mai riuscito a superare i 3 satelliti. In ambienti esterni ovviamente la situazione migliora, ma considerate che in questa stessa posizione altri tablet riescono a raggiungere tranquillamente i 7-8 satelliti agganciati. La seconda considerazione poco positiva riguarda la modalità di sospensione della rete Wi-Fi, che per via di un bug a cui Sony si dice già al lavoro, praticamente ignora queste 3 impostazioni e quindi si disattiva quando mettete il tablet in stand-by e alcune volte vi obbliga al riavvio per avere il wifi funzionante. Abbiamo comunque un ottimo esponente della categoria Android, ha ottime prestazioni, ha un design veramente bello da vedere e soprattutto piacevole da toccare con tutto questo alluminio.
ha un'ottima personalizzazione dell'ambiente di lavoro con funzionalità che per una volta sono veramente utili e non sono soltanto estetiche o troppo invasive. Di contro magari seguite gli sviluppi della vicenda GPS e della vicenda Wi-Fi che potrebbero essere risolti con futuri aggiornamenti, e magari cercate online delle offerte che lo propongano a prezzi più bassi dei 399 euro del listino Sony, che secondo me possono essere un pochetto limate. Per maggiori informazioni su Sony Xperia Tablet S visitate la recensione completa di cui vedete adesso il link sullo schermo, e iscrivetevi a questo canale YouTube perché nei prossimi giorni ho in programma altri video, appunto, con protagonista il tablet Sony.